Ciao Alanna, benvenuta in Italia, grazie per aver fatto questo workshop assieme. It's fabulous to be here. Thank you. Puoi raccontarci qualcosa della permacultura sensitiva? Yes, it's fantastic. Andrea has translated my book. Wow. Grazie, abbiamo tradotto questo libro con anche Valentina Lorenzo, grazie. See the Irish round towers there on this other book of mine, Negli and altri then libri sort of a small version on this cover. You can see. abbiamo creato una Power Tower partendo proprio dall'idea delle torri irlandesi, di Stone Age farming. But of course, permaculture is more than just towers or things. It's a very holistic way of planning to have a permanent agriculture, a permanent culture. Sì, abbiamo comunque menzionato tutto quello che è la permacultura da un punto di vista olistico, con tutte le aree che va a toccare, e non è che ci occupiamo solo di torri energetiche, però è un argomento molto vasto. And it helps us to make the best of a piece of land. E ci permette di avere la migliore progettazione da una terra. And I've been fascinated by permaculture since I discovered it in 1986. Lei è sempre stata affascinata dalla permacultura a partire dal 1986, quando ha iniziato a studiare permacultura in Australia. And yes, I was very lucky to be friends with the originators, Bill Mollison and David Holmgren. È stata molto vicina a Bill Mollison e David Holmgren in Australia. And it was just so fantastic. I developed such a passion for it. It's moltissimo. I saw also some interview of you with David yes. and Bill. Yes, I have on my Geomantica YouTube channel, you can see me talking to those people and see their gardens. Ci sono dei video sul canale di Geomantica di YouTube dove ci sono le interviste con David e con Bill Mollison. But Bill Mollison's approach is a bit different to my approach because for instance, he had 5 acres near where I lived, and it was all dug up with diggers and made into ponds and everything. And it was like extreme makeover. Not sensitive. Ok, quindi l'approccio che ha usato Bill Mollison è molto diverso da quello che ha applicato Alanna, anche se erano vicini. La proprietà di Bill era di circa 5 acri. Ha fatto moltissimi lavori con gli scavatori, costruito laghi, eccetera. What about your approach? Well, my approach was a more spiritual approach, you might say, but I called it sensitive because if you talk about spiritual, people get the wrong idea, perhaps. Quindi era più sensitivo piuttosto che spirituale, perché la parte spirituale a volte magari allontana gli altri. So, for instance, what you did so my approach is to use all of your senses to observe the piece of land in advance of doing anything. Quindi durante il periodo di osservazione utilizzare i sensi per capire meglio le energie del luogo, per capire più a livello sensitivo che cosa succede nel posto prima di fare la progettazione. Because most people just use a few senses, but we have so many senses that we can use. And I mean, for instance, I've read that plants have 11 senses. Possiamo usare tutti i nostri sensi. Ad esempio le piante hanno 11 livelli di sensibilità, e anche per noi è veramente molto importante combinare questo livello di sensibilità nel luogo che vogliamo progettare, dove dobbiamo stare bene. We want to stay in peace, we want to stay in earth. Exactly. It's to have a harmonious garden with all the dimensions of beings that are out there that are not recognized by most people. Quindi l'obiettivo è proprio avere un'armonia completa, considerando anche queste energie sottili, subtle energies, spirit, geobiology, geobiologia, per esempio, molto utile e importante nella progettazione. And because I was already a geobiologist or geomancer, both, I knew that there was a lot more than what our
normalize see in the landscape. E quindi utilizzando in particolare la geobiologia, la geomanzia, è possibile progettare degli ecosistemi armoniosi. We have an example here that you did during the workshop. Exactly. Abbiamo un esempio che Alanna ha raccontato durante il workshop. For instance, I do a map dowsing for people. Lei fa anche tutta l'analisi sulla mappa, come facciamo normalmente noi. So this was just a hypothetical made-up map. Un esempio di una mappa da analizzare. And I'm showing that if you can identify the subtle energies of a place, you can harness the energies for a better outcome in your garden. Quindi se possiamo individuare, per esempio, le energie, i segnali di acqua, i segnali delle geopatie principali, possiamo ottimizzare tutta la progettazione del nostro giardino. For instance, if you have a lot of fairies in the garden, that can be your zone 5 wilderness. Se avete per esempio una zona con moltissime fate, saranno nella zona 5, nella zona più selvaggia del vostro progetto. And that will keep them very happy. E questo le terrà molto impegnate ma contente. And it's not just me, but there are other people in the world who've discovered that we can work with the nature spirits co-creatively to together make the garden better. Sì, è possibile lavorare con gli spiriti della natura per fare un co-design, una co-creazione e avere dei luoghi molto più armoniosi. For instance, Michelle Smallwright in America wrote about co-creative gardening with the fairies. Michelle ha scritto questo libro sulla co-creazione dei giardini. But because I brought my passion for permaculture together with my work with the geomancy, I was able to identify these energies, which sometimes are called bad, like geopathic, but actually they're good for other things. Quindi utilizzando la geomanzia, la geobiologia, possiamo individuare per esempio delle energie che possono essere trasformate in positive, non solo negative, come in this example. Yes, so here I've said, well, actually your compost will go better. Il compost funzionerà molto meglio su una linea d'acqua. Or certain fruit trees, many medicinal herbs actually grow very well in the geopathic zone. Molte piante aromatiche, medicinali crescono molto bene sui segnali di acqua. So when we do our permaculture designs, we have the layers of different systems and that we look at. And so this is just one of the many ways of looking at the land. But for me, it's much more spiritually nourishing and satisfying to work with the actual energies, subtle and not subtle, of a place. Quindi, oltre al design, possiamo considerare un nuovo strato, una nuova vista, angolazione che ci permette di ottimizzare tutta la progettazione. So I wrote a book to explain the system in 2009. Nel 2009 scrisse il libro Permacultura Sensitiva. And the interest has been very slowly building, but more now today, I think, as people realize that the spiritual aspect is maybe as important as the physical aspects. Man mano che c'è stata un'evoluzione dell'essere umano, oggi siamo nettamente più predisposti a valorizzare la parte spirituale rispetto alla parte fisica o mentale, eccetera. E quindi c'è una grande attenzione anche a tutta questa progettazione sensitiva. So I love to share this work because I think it's needed. È necessario condividere questo lavoro proprio perché abbiamo bisogno di questi strumenti oggi. So thank you very much, Alanna. Thank you. I hope to come back and share some more with you all. Absolutely. We want you back next year, okay? Or even before. Grazie, ci vediamo presto quest'altro anno. Arrivederci, ciao.